C'è una cosa che mi chiedo. Ma se io domani dovessi lasciare questa terra, chiudere gli occhi e non mi sveglio più, ma alla fine sono soddisfatto di quello che ho fatto? Ciao, sono Tommaso Variale. Sono il fondatore e costruttore dei Blesspan. Dal 2014, circa 11 anni fa, ho iniziato a esplorare il mondo del suono, trasformandomi in un artista eclettico, o almeno così è come mi chiamano. Nasco a Rimini e così anche il mio brand, Blesspan, che ha un significato particolarmente importante, perché bless significa benedetto e pan, padella. Quindi quelli che sono i miei strumenti da 11 anni portano dentro una vibrazione che è benedetta, per cui appunto padelle benedette. Questo è il significato del brand Blesspan. Qui costruiamo i primi Dimpods, la nota centrale. Da buon romagnolo ho sempre amato utilizzare le mani per costruire, per divertirmi, per appassionarmi, dai motori ai tempi delle scuole medie, alle rampe quando skateavo, alle tavole da surf costruite in garage, proprio per sperimentare l'utilizzo di materiali, l'utilizzo delle mani. Questa è sempre stata una mia passione. Che sono lassù. E da qui è nato proprio l'idea di iniziare a dedicare questa passione, questa che poi è diventata e si è trasformata in talento, anche nell'ambito musicale. L'handpan è fondamentalmente uno strumento idiofono. Idiofono non è una parolaccia, tranquilli. Semplicemente significa che viene emesso il suono dal proprio corpo, attraverso la vibrazione del proprio corpo, quindi senza un ulteriore utilizzo di elementi esterni, emette un suono. Vi presento il numero 1, il Blesspan numero 1, nato a marzo 2014. Allora, questo qua praticamente nacque un po' per sbaglio, perché io non pensavo di riuscire a tirar fuori questa padella. Invece così fu. In realtà poi questo mi viene richiesto da un ragazzo, io gliel'ho venduto e poi dopo un po' ho detto ma un domani bisogna che il numero 1 deve stare appeso a casa mia, e quindi me lo sono anche ricomprato. E questo mi fa, è incredibile questo strumento, perché mi ricordo ancora che questo ding, si chiama la parte centrale, non la nota più bassa, l'ho proprio pressato con il pomello della tenda di casa mia, cioè quindi è una cosa fuori di testa, mi fa impazzire pensarci oggi. Sembra uno steel drum, talmente l'effetto sottile di metallo che... Sicuramente un suono, direi grezzo, direi che è fin troppo
troppo gentile. È un suono... L'ultima mi fa schifo, ma è un casino. Devo ancora cercare di capire i diametri delle note. Insomma, un po' da rivedere. Da qui siamo arrivati a quello che è oggi. Quindi dopo 11 anni, quello che oggi è la ricerca di un suono, la ricerca di quel timbro, di quel sustain, di quel suono che deve andare a stimolare chi lo suona. Deve toccare le corde delle persone che lo ascoltano. E qui c'è tanto da dire, ma adesso vi racconto. L'handpan è un po' come quella scultura che gli scultori di epoche passate, consapevoli di trovarla già dentro la pietra, andando a lavorare appunto questo blocco di marmo o di granito, di quello che era il materiale utilizzato, all'interno di questo materiale c'era già la scultura. Questa era l'idea degli scultori di centinaia d'anni fa. Questa è la stessa cosa che noi andiamo ad applicare, osservare nella costruzione degli handpan. Perché? Perché dentro il metallo, dentro una lamina piatta, c'è già il suono. Si tratta solo di modellarla, di scolpirla affinché ci siano gli elementi adatti per tirare fuori appunto la sonorità dell'handpan. Questo è. Dentro il metallo c'è già quel suono, si tratta solo di diventare scultori e tirarlo fuori. Tra le altre cose, lo strumento musicale, in particolare l'handpan, è uno strumento sicuramente unico. Perché? Perché ogni singola nota non ne esprime una sola, ma all'interno ha delle armoniche. Se io suono una nota, al suo interno ce ne sono altre 2. In totale sono 3. Ogni nota al suo interno qui sta suonando una nota di re, dove al suo interno ce n'è un'altra di re più in alto. Immaginatevi il pianoforte, no? Qui suonate un re, gli spostate di 8 tasti e qui c'è l'altro re. Ecco, qui dentro c'è questo. In più c'è anche un la, perché lo strumento handpan è costruito con la sua ottava e la sua quinta. D'accordo? Quindi abbiamo un re più alto e la sua quinta che è un la in questo caso. Quando noi suoniamo uno strumento con, ad esempio, 10 note, al nostro orecchio ne arrivano 30, inconsapevolmente, ma lo sentiamo. Per questo che ci affascina così tanto. Ed è questo l'ingrediente segreto, uno degli ingredienti segreti, è la ricerca che il costruttore va esprimendo nel corso degli anni, cioè affinare, migliorare, equilibrare, bilanciare il rapporto che c'è fra queste armoniche. Tutto questo messo insieme arriva lì. E lo sentite qua, lo sentite nella pancia, e questa è la parte importantissima. Tutto questo è legato anche alla scala. La scala è la parte più importante, va scelta. Io ricordo quando iniziai a suonare, non c'era nessuno che mi spiegava, perché non c'erano costruttori. All'inizio, 10 anni fa, nel mondo eravamo in 5 o 6. Oggi ce ne sono centinaia. Allora, martello un po'. Vedi che lì diventa verde? E nessuno spiegava queste cose, perché ancora non si conosceva uno strumento talmente nuovo che ancora non c'era tutta questa cultura, no? Io non mi ricordo sinceramente, penso di averlo visto in una fiera o in qualche viaggio in India, molto probabile anche. E rimane il fatto che quando lo vidi rimasi completamente stregato, affascinato. All'epoca trovai questo strumento da Marco, che è, direi, uno dei primi
costruttore che mi ha ispirato veramente tanto, al quale sono ancora veramente molto grato. Intervista doppia con Marco Della Ratta e Tommaso Mariale. Ricordo che comprai attraverso un amico uno strumento fatto da lui e iniziai a studiarlo fondamentalmente. Cioè, il mio primo inizio è stato con un wok, un pezzo di ferro, ma perché? Perché il mio primo handpan è stato un MDR. Ero riuscito non si sa come ad avere un Marco Della Ratta, un re maggiore quella volta, di cui ero follemente innamorato, e grazie a Marco la mia vita è cambiata completamente, perché ho iniziato a costruire e a suonare veramente tanta roba. C'era un problema, che io non riuscivo a esprimermi suonandolo, quindi iniziai a suonarlo, mi resi conto che non mi veniva, non riuscivo a esprimere ciò che volevo. Grande Marco, grande, un gran piacere veramente. Grande Marco, grande tu, Tom. E dentro di me quindi dissi: ok, fermi tutti, ma se io ne costruisco uno con una scala diversa, perché poi ognuno ha la sua scala, quindi ognuno esprime qualcosa, no? C'è lo strumento in re maggiore che esprime felicità, lo strumento in re minore che esprime malinconia, c'è lo strumento arabo che sembra che stiamo passeggiando nel deserto, ognuno ha una sua storia. Proviamo a costruirne uno con una scala diversa, magari riesco ad esprimermi. La scala viene scelta da ogni persona secondo i propri requisiti, secondo quello che vuole esprimere, secondo quello che si va cercando, e questo è anche parte del mio lavoro, proprio guidarti. Quindi in realtà iniziai a martellare, potrei dire senza averne una vaga idea di quello che stavo facendo. Massima ignoranza, pura ignoranza applicata senza pregiudizio. Ci sono stati parecchi ostacoli nel costruire, dalla parte pratica, cioè cercare di capire come incollare, appunto, come martellare, come si fa quella nota. Ma una nota quella profonda, ma io non ho mai fatto, cioè non riesco, ma sapete quante volte non sono riuscito a fare una cosa? Poi piano piano ci sono arrivato, però ammazzate, ho dovuto lavorare molto, come tutti nel loro ambito, però farlo in qualcosa che non esiste, non si conosce, non esiste una scuola, non c'è nessuno che te lo spiega, comunque stiamo andando, no, a occhi chiusi nel deserto, e questa è la parte pratica. Ha richiesto davvero tanto, mi ci sono proprio messo tanto, e capisco che questa cosa ha anche scolpito il mio carattere, perché poi raggiungere gli obiettivi ti dà quell'energia che ti fa diventare ok, posso arrivarci. E presi lo strumento, iniziai un attimo a studiarlo. Tra l'altro 10 anni fa non si trovava il materiale, non trovavi nulla, quindi io mi ricordo che feci un giro all'Ikea e dissi vabbè, ok, visto che le cupole non si trovano, compro una plafoniera, mal che vada ci faccio un bel lampadario in casa. Questo fu. Trovai in realtà prima della plafoniera un wok, quelle pentole che si usano in Asia per cucinare le verdure, e iniziai a modellare quella. Tra l'altro è ancora qui con me perché è un cimelio di quello che è stato il mio percorso, e iniziai per scherzo a modellarla per capire quello che poteva succedere. Da lì in poi non riuscii più a fermarmi. Secondo me passa. Sta impazzendo. Trovai qualcuno all'epoca che mi diede delle cupole, perché comunque era un po' anche un investimento iniziale, per cui iniziava a diventare non più un oh che bello, oggi mi sveglio, costruisco uno strumento musicale. No, fermi tutti, c'è da investire dei soldi, del tempo, dell'energia, quindi quello inizialmente per me era un gioco, poi mi resi conto subito che invece stava diventando un'espressione lavorativa. Questa cupola è proprio di esperimento, cioè io voglio cercare di capire come si lavorano bene le quinte e le ottave, poi la ricerca del metallo, la forma e tutto, è chiaro, è la cosa più importante, però un po' alla volta. Iniziai a martellare in maniera un po' più seria, nel senso che capii che c'era da rispettare delle geometrie, c'era da rispettare la musica convenzionale, per cui una scala richiede delle note predefinite, cose che io assolutamente non sapevo, perché non avendo mai studiato musica non ne avevo una vaga idea di quello che stavo facendo, ma mi resi conto che invece c'era da seguire delle regole ben precise. Fa parte dei dischi, questa è una cosa che ancora io devo imparare. Ciao, benvenuti nel laboratorio Blespan. Iniziai a chiudere i primi strumenti che tuttora ho con me, tutto fatto a caso. La parte sotto, il cerchio, il GU,
il foro ha un invaso molto importante perché serve per creare compressione. Mi ricordo che andai in un negozio di giochi per cani e animali, comprai questo anello di gomma e lo usai proprio per pressare e fare il goo. Quindi ecco, mi improvvisai completamente, tuttora uso questi strumenti e questi materiali, e quindi questa è stata la ricerca da autodidatta vera e propria che ad oggi però mi ha permesso di capire cosa è giusto fare e cosa no, per tirare fuori strumenti di una qualità il più possibile alta. So, next one. Mi resi conto che riuscivo a riprodurre un suono su un'altra cupola, quindi il suono di uno strumento già costruito lo riuscivo a riprodurre su un'altra cupola, quindi questo mi fece anche intuire di avere un orecchio appunto relativo. Per i primi mesi feci tutto questo da autodidatta, senza sapere nulla e soprattutto attraverso l'utilizzo dell'orecchio e non di un software. Quindi anche lì c'è tutto un mondo. Quello che l'artigiano fa, per quel che mi riguarda, è appunto costruirsi un bagaglio di esperienza enorme. Questo è il buon artigiano, colui che ha esperienza. Quando si costruisce quell'esperienza, arriva nell'arco degli anni il tempo adeguato per esprimerla, per metterla in pratica. Sicuramente per, chiamiamola, ignoranza romagnola. Nel senso, avevo proprio desiderio io di arrivare all'obiettivo, ma anche perché non volevo pregiudizi, non volevo che andare a imparare da qualcun altro precludesse il fatto che io lavorassi proprio come questo, come questa persona o quest'altra, perché poi ovviamente quando si è ispirati si è anche condizionati. Quindi tutta la ricerca è stata fatta da autodidatta proprio per essere autonomo e per creare qualcosa di unico, perché è questo l'Enpan. Ovunque lo acquistiate, da qualsiasi maker, lui lavora nel suo modo, con il suo stile. Quello è una cosa unica. E io questo è quello che ho sempre ricercato. È stato un gran percorso, ma ammetto che ce n'è di ostacoli. All'inizio uno pensa che no, sì dai, costruisco uno strumento, chissà, magari diventa il mio lavoro, faccio l'artigiano così sono libero di fare quello che voglio. Qui ce n'è da dire, ma proprio tanta. Venni deriso per quello che stavo facendo, perché molti dicevano non ce la fai, tanto chi sei te per riuscire a fare degli strumenti musicali dal nulla. Questo anche proprio pubblicamente sui social è stata pesante, anche perché io sono il classico tipo che mi incazzo come una iena, ma se vedo due che si menano piango quasi, perché proprio mi esplode il cuore, mi dà un fastidio tremendo, perché non sopporto il contrasto fra esseri umani. Però esiste anche quello, quindi va accettato. Quando venni deriso per me era una pugnalata, perché prima di tutto non capivo il motivo, secondo non mi aspetto che un fratello, un essere umano faccia questo a me. Invece è arrivato, mi ha fatto riflettere molto, mi ha fatto capire come funziona la vita, quindi sono anche cresciuto sotto quel punto di vista e ne ho colto i migliori insegnamenti, o almeno penso. Cioè ho capito che comunque, ok, grazie per questa cosa qua, perché se non ci sei tu che mi stimoli anche negativamente, io non mi smuovo, invece io così devo dimostrare di arrivare dove tu non credi che io possa arrivare. È stata una bella botta, è stata una gran bella botta. Inizialmente mi ha fasciato, mi ha distrutto, mi ha tolto molta energia, dopodiché ho detto ok, facciamo così, adesso mi ci metto sotto e vediamo fra qualche anno cosa succede. Tuttora ammetto che qualcuno di questi acquista strumenti da me. Quindi qua c'è poco da parlare. Cioè, a proposito dei fallimenti, questa è una cupola, una di 5 che ho cotto. Quella volta ho detto facciamo una cottura di quelle strambe, 1000 gradi, 1200 gradi, perché il forno che uso è quello per ceramiche, no? Quindi lo porti fino lassù. E ho detto dai, buttiamola dentro a 1000 gradi, vediamo cosa succede, perché tanto non me lo sa spiegare nessuno, bisogna che io faccia le prove. E niente, 5 cupole sono uscite in questa maniera qua. Sembra il guscio delle tartarughe ninja, ancora più in versione proprio tartaruga. E niente, in sostanza ho buttato via non so quanti soldi, perché 5 di queste. Questa è uno degli ostacoli, uno dei problemi che ho incontrato nelle fasi di cottura, perché non sapevo cosa fare. E questo e quest'altra invece, stessa cosa. Questa nella fase di accordatura, tuttora dopo penso 11 anni di tuning, forse anche di più, ci sono delle note, c'è quel giorno che ti svegli che dici adesso quel do non lo riesco ad accordare, oggi lui non si vuol far accordare, c'è problema, lo sfondiamo. Questo è il risultato degli ostacoli, però senza questo passaggio non si arriva ad oggi. Qualcuno te lo dice. Ti dice scusa, ma te sì fai strumenti musicali, ok, ma per vivere?
Ah, te suoni, fai musica, ah bene, ma per vivere? No, forse non abbiamo chiare le idee. No, per vivere faccio questo, e alla grande. Fare strumenti musicali non significa scendere in laboratorio, dare 2 martellate, ciao, arrivederci. Vi spiego cosa significa costruire handpan. Significa imparare a costruirli, 10 anni di esperienza, ed è un viaggio senza fine, quindi si continua a imparare ogni giorno. Poi c'è il saper suonarli. Perché? Perché poi li devo anche filmare, li devo fotografare bene e li devo mettere sui social, che devo essere in grado di utilizzare. Tutto questo lo devo fare in italiano e in inglese. Poi c'è tutta la parte burocratica, la vendita, seguire un cliente, quello che riguarda la parte burocratica con il commercialista. Ecco, diciamo che le mansioni nella costruzione di uno strumento musicale diventano non una, non due, diventano 8, 9, 10 mansioni. Non è un gioco, fare l'artigiano non è un gioco. Fare l'artista eclettico fuori dalle righe non è un gioco. Se vuoi mangiare lo devi fare, gli ostacoli sono tanti. E vi dirò di più, io ho tirato fuori questo carattere quando sono diventato babbo di un figlio, di un bambino, che mi ha fatto capire cosa significa essere responsabili a livello lavorativo, a livello di famiglia, di padre. Ed è bellissimo perché vedi quelli che sono gli ostacoli che tu hai dovuto superare, li insegni finalmente a qualcuno. Quindi anticipi questi tempi affinché qualcuno non debba soffrire magari come te, o comunque sia in grado di affrontare queste sofferenze, no? Per cui hai un figlio e cade, si sbuccia un ginocchio, tu hai il cuore che si irrigidisce, si crepa e dici corro a salvarti. No. C'è il momento in cui è il caso di salvare qualcuno, c'è il momento in cui è il caso che si alzi da solo, anche se ha 2 anni e mezzo, anche se ne ha 4. Perché quell'alzarsi da solo significa poi a 30 anni superare gli ostacoli. Bravo, bravissimo. Novembre 2013. Io in quel periodo di vita, nel 2013, stavo andando a vivere a Fuerteventura, definitivamente, o almeno per parecchi anni. In quel periodo facevo fotografia soprattutto, da freelance. Ammetto che non mi è mai piaciuto lavorare sotto qualcuno. Ho sempre cercato di lavorare in maniera libera e facevo le foto, e questa fu una delle mie prime cover pubblicate su una rivista di surf, con un articolo interamente dedicato allo Sri Lanka. In quel periodo viaggiavo ancora di più e andavo sempre a surfare in Sri Lanka. Alla fine del sogno inizia il viaggio. Questo era il titolo dell'articolo pubblicato. Avevo il volo, mi pare il 26 novembre se non erro, e 2 giorni prima mio padre andò in coma per via di una meningite. Non me la sentii di partire, ovviamente dovevo stare con la mamma, e avevo già iniziato a dare qualche martellata a destra e a sinistra, a qualche cupola, a qualche plafoniera comprata all'Ikea. Fondamentalmente per 2 giorni la mia vita è cambiata completamente. Da un viaggio a Fuerteventura per fare surf e diventare fotografo, che era poi il lavoro che io già facevo, diventai un costruttore di handpan. Capii immediatamente che io mi esprimevo come costruttore, non tanto come musicista. Quindi iniziai a costruire, e dal primo strumento che venne fuori in maniera corretta iniziai questo lavoro senza fermarmi mai più. E quindi ancora una volta l'universo mi fece questo scherzo. 2 giorni prima di cambiare vita mi disse no, stai fermo qui perché devi fare strumenti musicali per tanta gente e anche per te stesso. E quindi questo è stato l'inizio dell'avventura con i Blesspan. E tuttora va avanti questa avventura così, nata da un semplice cambio di programma. Incredibile.
La passione è fondamentale, ma voi quando fate l'amore lo fate con passione o no? Perché sennò è tutto da rifare. Allora, ci vuole passione. È veramente semplice anche da artista, da artigiano, avere momenti di crisi, cioè avere momenti in cui dici e adesso cosa mi invento, cosa faccio? Mi sono stufato, mi sono annoiato, no? Da un'arte diventa un lavoro, diventa una necessità. Ho avuto un'altra spinta interessante, che è quella del musicista, quindi non solo costruttore. Ok, iniziamo a suonare, perché comunque mi piace. Adesso ho i miei strumenti, quindi nell'arco del tempo, no? E la cosa si è amalgamata, cioè il mio interesse e il mio obiettivo da raggiungere era proprio quello di quando suonerò i miei strumenti e mi daranno soddisfazione, quello sarà la mia realizzazione come costruttore. Grazie Vincio, grazie a tutti quelli che hanno organizzato. Tommy, buona serata. Top. Blespa. Da quando ho iniziato a suonare in maniera consapevole, cioè ho imparato a usare queste, addirittura anche con il pianoforte, no? Lì ho riscoperto una nuova passione che ovviamente si è anche trasferita nel costruire. Perché mi dava soddisfazione. Ok, allora oggi mi costruisco una scala nuova, aspetta, potrei farmi un re minore con 4 note sotto, 13 sopra. Ti riparte la voglia di esprimere, di fare. La passione la puoi stimolare in vari modi. Se finisci in un modo, stimola nell'altra. Se hai un momento di vita in cui dici cacchio, ho bisogno di qualcosa, poi io vivo in questo modo, ho bisogno di stimoli, mi piacciono, dice il mio migliore amico, impazzo, è un termine che mi piace tantissimo, perché ogni cosa che viene fuori, che mi dà stimolo, impazzo assolutamente in quello che sto facendo e mi dà tanta energia. Grazie, questo era un piccolo warm up per la festa che si scatenerà entro breve. Grazie per l'ascolto a tutti e buona festa. Tutto quello che c'è intorno a questo strumento, a quello che è la vita di un artista eclettico, la passione va assolutamente, potrei dire al primo posto. Mettiamolo al primo posto insieme a tante altre cose che vanno sempre al primo posto, però è fondamentale. No, stavo pensando che ci sono alcuni aneddoti di cui ho proprio voglia di raccontare, cioè spesso mi capita di pensare, no, al percorso fatto e ci sono degli aneddoti che mi rendo conto che molte volte c'è stata proprio, sai, quando si parla, no, della connessione spirituale, della connessione con l'universo, sono fermamente convinto che ci sono dei periodi di vita nei quali si ha più necessità magari di ricevere delle coccole, e le coccole a volte arrivano proprio anche dall'universo. La mia vita è stata praticamente caratterizzata, penso, continuamente, al 99,9%, continuamente qualcosa che proiettavo, desideravo, in un modo o nell'altro, se era il percorso giusto, si materializzava. Io l'ho chiamati Blespan, cioè padelle benedette, perché dal nulla mi è caduto proprio, come dire, dal cielo mi è caduta la conoscenza, cioè io ho imparato a fare un mestiere, ovviamente partendo da zero, dovendo migliorare, dovendo capire, però mi sono ritrovato in mano un'arte senza aver studiato nulla, cioè come se fosse stata una benedizione. Quindi ecco, è fondamentalmente un'altra di quelle caratteristiche importantissime che ha fatto parte del mio percorso da costruttore, da artista, da musicista, come trovarmi a suonare il pianoforte, che io l'ho sognato per una vita, non ero capace, poi un giorno mi sono messo lì attraverso la pratica che ho fatto sull'handpan, sul pianoforte, niente, ho iniziato a suonarlo senza sapere nulla. Più connessione con l'universo di così, farei fatica a descriverla. Mettere in pratica, per quel che mi riguarda, ciò che è giusto, etico, ti porta poi a ricevere questo. Quindi è importantissimo, per quel che mi riguarda, alla base della vita comportarsi in una certa maniera.
quello proietta un futuro giusto, equilibrato, centrato, ricco di realizzazione, assolutamente. Andiamo per il caffè. Io penso che l'Enpan ha assolutamente prodotto una quantità di amicizie nuove e di unione fra persone allucinante, almeno per quel che mi riguarda nel mio ambito. Ogni estate, no, a luglio, organizzo il Bless Pan Italian Festival, già da parecchi anni. Ogni esperienza che viviamo su questa terra ci arricchisce, e ci arricchisce ancora di più vivere queste esperienze con altre persone, con amici. Questa condivisione dà un valore enorme a ciò che viviamo ogni giorno. Questo è uno dei motivi per i quali, costruendo strumenti musicali dal 2014, ho deciso di vivere l'esperienza intorno a questi strumenti, i Bless Pan, insieme ad altre persone, insieme agli amici, ma soprattutto unirle, unendo anche me stesso agli altri, arricchendo il mondo Anpan, il mondo dei Bless Pan, attraverso la musica, che è sicuramente uno dei veicoli più profondi ed intensi che unisce le persone, permettendogli così di comunicare fra loro. Il Bless Pan Italian Festival è un luogo dove persone che magari non si conoscono o si sono parlate semplicemente tramite un telefono e si incontrano, amicizie nuove, condivisioni musicali senza parlare, uno davanti all'altro, uno ha uno strumento, l'altro ha un altro, e si parla in quel modo lì. Bellissimo. No, ma guarda che tipi, benvenuti! C'è questo piccolo dettaglio fondamentale di cui parlare, che è l'amicizia, il rispetto reciproco. Cioè, con l'Enpan in questi anni a me ha fatto conoscere tantissime persone. Io ero una persona particolarmente non chiusa, perché ho sempre amato stare in mezzo agli altri e con gli altri. Non mi sono mai esposto troppo, ok? Con l'Enpan lo devi fare, perché se ti confronti migliori, anche come musicista. Cioè, quindi non puoi farne a meno. Se suoni, hai assolutamente necessità di ascoltare l'altro, perché sennò non puoi suonare insieme. Si dice gemmare, no? Gemmare significa suonare insieme senza avere un filo logico. Si improvvisa sul momento. Quando conosci uno un minuto prima e dopo ci devi gemmare insieme, devi ascoltarlo, quindi tanta roba. E si diventa amici in questo modo, no? Quindi anche tutta la parte dell'amicizia è fantastica, meravigliosa. Dopo 10 anni di Enpan, a me affascina ancora tantissimo per questo motivo qua, perché capisce che è uno strumento musicale come altri, come una chitarra, però nel mio percorso mi ha dato veramente tantissimo, dall'amicizia al rispetto verso e dalle altre persone, alla stima, stimare qualcuno che suona i tuoi strumenti, stimare qualcuno che te li costruisce. Io mi innamoro sempre di qualsiasi persona davanti. Nel momento in cui c'è questo scambio energetico di musica, è una roba fuori di testa, impazzo proprio, mi innamoro di brutto, ho proprio gli occhi a cuore. Forse uno dei motivi principali per cui siamo su questa terra, per quel che mi riguarda, è quello di esprimere i propri talenti. È questo che ci realizza, è questo che alla fine dei giorni dici: oh, ma sai che alla fine io ho fatto un sacco di cose che mi piacciono un casino, tuttora sono soddisfatto, me la sono goduta, l'ho fatto con passione. Se in queste piccole cose esprimiamo ciò che siamo, i nostri talenti, secondo me
arriviamo a degli obiettivi, questo ci realizza assolutamente. Questa è la mia esperienza che desidero tantissimo condividere, perché fondamentalmente mi ha portato a tutto questo. Quindi da padre, da costruttore, da marito, da amoroso, da amante, da uomo felice, uomo triste, con tutte le insoddisfazioni, le difficoltà, le frustrazioni, che però vanno trasformate, accettate e trasformate. Io sono stato ispirato tantissimo da altri, costruendo sia su me stesso che attraverso l'ispirazione ricevuta da altri. E mi va di dirla, di condividerla, di darla, perché fa parte del mio modo di essere. Questo è. Ma se io domani dovessi lasciare questa terra, chiudere gli occhi e non mi sveglio più, no? Ma alla fine sono soddisfatto di quello che ho fatto? Le mie esperienze mi hanno dato tanto? Tuttora io ho tanto? Ricevo tanto? Ho dato tanto? Perché chiunque se la può domandare. E dirsi: ma se io domani finisce la mia vita su questa terra, sono a posto? E se non lo sono, facciamo che da oggi faccio di tutto per essere realizzato, già da adesso.